Ciao e benvenuti al mio canale. Sono una ragazza canadese e ovviamente oggi parlerò in italiano. Mi presento, mi chiamo Elissa, non Elisa, e oggi volevo parlare un po' di come ho imparato l'italiano e anche per farvi sentire come parlo italiano, essendo madrelingua inglese. Quindi sono nata e cresciuta in Canada e anche mio padre è nato e cresciuto in Canada, ma i suoi genitori erano italiani, erano siciliani. Dalla parte di mia madre, lei è libanese al 100%, è nata e cresciuta in Libano, è venuta in Canada dopo. Penso che sia evidente che io non ho preso l'accento siciliano, perché? Perché, perché non ho imparato a casa, l'ho imparato all'università. Forse lo sentivo un po' quando ero piccola, ma visto che mio padre non parlava libanese e mia madre non parlava l'italiano, tutte e due parlavano in inglese insieme. Quindi non sentivo mai l'italiano, sentivo il libanese un po', ma non così tanto per imparare quelle lingue. Quindi non parlavo, non capivo l'italiano e non parlavo, non capivo il libanese. All'università io ho studiato psicologia, ma non so come spiegare questa cosa perché è complicato in italiano, ma in Canada e negli Stati Uniti abbiamo questa cosa di major e minor. Quindi la cosa principale che studiavo era psicologia, ma potevo scegliere una seconda cosa da studiare, una cosa diciamo meno importante che fai meno corsi e così via. Alla fine ho deciso di fare italiano. Perché? Perché parlavo l'inglese, un po' di francese, perché sai, in Canada tutti impariamo il francese, studiamo il francese a scuola, ma non ero così brava e tuttora non sono così brava, ma comunque quello non è il punto. Il punto è che volevo imparare un'altra lingua. È una cosa un po' strana dire, ah, io sono mezza italiana, ah, io sono mezza libanese, quando non parlo la lingua, forse non capisco la cultura, quindi non mi piaceva questa cosa. Ho deciso, io capisco abbastanza bene la cultura libanese, visto che una grandissima famiglia libanese e anche se non parlo la lingua capisco la cultura, ma non conosco così bene la cultura italiana. Forse capiamo la cultura, diciamo, italo-americana, che non è la stessa cosa, che non è la stessa cosa, non è la cultura italiana vera. Imparare il libanese è troppo difficile perché poi devi imparare devi imparare l'arabo e poi imparare un dialetto allo stesso tempo, ma non è così facile perché è come andare a imparare siciliano, per dire. È una lingua, ma non so se ci siano così tanti risorsi per imparare quella lingua, non sono sicura, ma per il libanese è molto difficile. Quindi ho detto non voglio imparare una lingua, poi dover imparare una seconda lingua, imparerò l'italiano e basta. Al secondo anno ho cominciato a studiare l'italiano, quindi facevo un corso ogni semestre, 2 corsi all'anno e niente, ho cominciato così. La cosa che non mi piaceva è che non mi hanno mai insegnato la pronuncia e quello è una cosa che mi dà fastidio tantissimo perché non lo so, era difficile. Comunque, primo anno, secondo anno ancora non ero così brava, avevo dei voti alti, ma non riuscivo a parlare, non così tanto, e io sono anche perfezionista, quindi per me era difficile parlare davanti alla gente e queste cose qua. Poi al terzo anno cominciavo a capire come funzionava la lingua, cominciavo a capire più la grammatica, come usare per esempio il congiuntivo. Al terzo anno cominciavo ad essere un po' ossessionata. Non pensavo mai di raggiungere questo livello, non sto dicendo che sono perfetta, perché so che non sono perfetta, ma sono, diciamo, a un buon punto e sono abbastanza felice. Negli ultimi giorni dell'ultimo corso in italiano abbiamo fatto delle presentazioni davanti alla classe e io ho deciso di parlare della religione romana. Ero sorpresa perché
dovevo solo parlare per tipo 5, 6, 7 minuti, alla fine ho parlato 20 minuti. Prima dell'esame finale ho scaricato un'applicazione che si chiama HelloTalk. È un'applicazione praticamente dove puoi parlare con madrelingua di un'altra lingua, quindi io dico sono madrelingua inglese, voglio imparare l'italiano e c'è una lista di tutte le persone madrelingua che vogliono imparare la tua lingua. Quindi ciao a tutti i miei amici di quell'applicazione perché siete fantastici. Quindi so che tanta gente dice guarda i film, ascolta la musica, leggi in italiano e non sto dicendo che sono cose sbagliate perché sicuramente sono cose positive, ma io non l'ho fatto. Io ho solo studiato la grammatica a scuola e ho fatto pratica con italiani. Dovete stare attenti perché su quell'applicazione ci sono tante persone, come dire, strane. Non ogni persona, anche essendo madrelingua, ha la padronanza di quella lingua. E quello che voglio dire è che, non, per esempio, noi canadesi, americani o non so di dove siete, ma comunque, se madrelingua inglese, riuscirete a pensare a una persona che scrive male, che sbaglia la grammatica sempre, quindi è la stessa cosa per gli italiani. Perché imparare la grammatica da una persona che sbaglia sempre non è il massimo. Ma comunque io sono riuscita a trovare le persone che erano più serie, che volevano veramente imparare l'inglese e niente. Quindi se trovate delle persone brave, delle persone che sono serie, è perfetto. È l'unico motivo per cui parlo così bene, non sto scherzando. Poi ho fatto tanti amici che ho conosciuto quando sono andata in Italia. Con questa applicazione potevo chattare con la gente, potevo fare chiamate, potevo fare videochiamate. È veramente una cosa molto 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 utile. Quindi a quel punto avevo un livello abbastanza avanzato. Poi adesso ho il fidanzato italiano, quindi posso fare pratica praticamente ogni giorno. La cosa più difficile per me a quel punto era la pronuncia e la cadenza, ma quello è difficilissimo, non so se riuscirò mai ad avere la cadenza perfetta, ma comunque, visto che io parlavo con persone di tanti posti, parlavo con un sardo, ciao Matteo, un leccese, ciao Andrea, un romano, ciao Gabriele, parlavo con un siciliano, quindi parlavo con tanta gente di tanti posti e per quello avevo un accento stranissimo. Quindi parlavo specialmente sardo perché parlavo tanto con quell'amico, mi ha aiutato tanto, grazie Matteo. Poi c'era il mio accento canadese, quindi avevo un accento canadese mischiato con l'accento di Sardegna, di Lecce, di Sicilia, di Roma, era un casino. Quindi ho detto al mio fidanzato, basta, ogni volta che dico qualcosa di strano, correggimi. Non è che è sbagliato, è che io volevo un accento vero, al più possibile. Sì, non sarò mai perfetta, ma volevo provare. Al nord si dice in un modo e al sud si dice in un altro modo, ma non volevo avere un accento così mischiato, quindi ho detto correggimi, per favore, correggimi. Quindi adesso sono riuscita più o meno, sì, sbaglio ancora, faccio errori, ma sono riuscita più o meno ad avere quasi il suo accento, quasi. Non so se riuscirete a capire più o meno da quale parte d'Italia, di quale accento sto cercando di imitare, ma fatemi sapere. Quindi a questo punto parlo italiano da 4 anni, mi sa, e sono ossessionata. Sono ossessionata dall'Italia, dall'italiano e questa è la cosa più facile per noi madrelingua inglesi, perché per me, essendo madrelingua inglese, è che l'Italia ha una cultura e quando stai imparando una lingua devi innamorarti del paese, devi innamorarti della cultura e così sarà più facile parlare, così sarà più facile imparare la lingua perché avrete, non lo so, un motivo in più per imparare la lingua e per me era così, è per quello che sono riuscita a raggiungere questo livello.
Invece per voi, se siete italiani e state guardando questo video, è leggermente più difficile per voi per certe cose, perché in Canada, negli Stati Uniti, eccetera, eccetera, non abbiamo la stessa cultura. Direi quasi che non abbiamo una cultura. Per me adesso la cosa che devo imparare è di migliorare la cadenza e di migliorare di non parlare forse in un modo troppo formale, perché visto che l'ho imparato all'università, ho imparato un modo di parlare che è un po' accademico, diciamo, quindi forse non lo so, parlo in un modo... C'è qualcosa leggermente di strano nel modo in cui parlo, quindi quello è l'ultima cosa che devo imparare. Penso, ovviamente il vocabolario, la grammatica più o meno conosco tutto, ma a questo punto sono felice. Comunque sto parlando troppo, come al solito. Questo è tutto. Se pensate che sia un buon video, lasciatemi un mi piace, lasciatemi un commento. Questo è un nuovo canale, quindi iscrivetevi al mio canale perché farò tanti altri video. Faccio un video ogni settimana di come imparare l'italiano, come imparare l'inglese, per la pronuncia. Ho già fatto un video che si chiama come pronunciare le R in italiano e ci vediamo settimana prossima. Ciao!